Ciao a tutti, amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Capricorno, tendenze energetiche affettive per la prima metà di aprile 2024. Abbiamo l'appeso, amici del Capricorno. L'appeso è una carta che vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista. È, diciamo, un modo di mettersi nei panni dell'altro o di vedere la situazione da un'altra prospettiva. È anche una carta che in un certo senso indica l'accettare un certo tipo di situazione che state vivendo in questo momento di vita. Diciamo che l'energia è un po' lentina con la carta dell'appeso, quasi ferma. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo come sempre che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche alcuni link a video che potrebbero interessarvi come l'oroscopo del 2024 e i corsi gratuiti presenti sul canale. Queste ragazzi sono letture sugli affetti in generale, possono riguardare la famiglia, gli amici, piuttosto che le relazioni di coppia. Io vi dirò quello che è l'andamento energetico più importante e andrò via via a farvi come degli esempi per aiutarvi a integrare la lettura nella vostra realtà. Nello specifico, le letture per le coppie e per i single usciranno la prossima settimana e si possono integrare con questa lettura perché anche lì ci saranno i segni zodiacali. Allora ragazzi, partiamo con un 9 di spade, una regina di spade, 6 di pentacoli, 3 di pentacoli, 8 di pentacoli, asso di coppe, 5 di bastoni, asso di spade e mondo. Ragazzi, allora diciamo che partendo con questo 9 di spade potrebbero esserci come delle preoccupazioni o dei pensieri verso inizio mese. Io ho come la sensazione che la regina di spade arrivi per dirvi che c'è da tagliare qualche cosa per riportare l'equilibrio del 6 di pentacoli. Potrebbe anche essere una persona, adesso andiamo a vedere. Andiamo a vedere il 9 di spade, abbiamo un fante di spade e una regina di bastoni. C'è qualche tipo di preoccupazione inerente una persona, potrebbe essere, o inerente una velocità di una situazione. Andiamo a vedere la regina. Nove di spade nuovamente. È come se si dovessero anche un po' tagliare queste preoccupazioni, questi dubbi. Guardate, è come se ci fosse, diciamo, in questo periodo, come vi posso dire, una vibrazione proprio, non è solo un'emozione, ci sono come delle vibrazioni un po' pesanti in realtà con la carta della luna che potrebbero ritornare a galla e verso le quali magari anche siete preoccupati, che però con la carta dell'appeso, ragazzi, appunto, è come se vi si desse la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva. Ripeto, la preoccupazione può essere o inerente a una persona o inerente a una situazione o inerente semplicemente, visto che c'è qui anche la luna, qualche paura profonda che non vi rendete neanche conto di avere e che nella prima settimana di aprile sì, vi renderete conto. Diciamo che la regina di spade è qui per dirvi, mi viene da dire di mantenere un atteggiamento integro, cioè di mantenere una certa razionalità anche davanti a quelle che potrebbero essere appunto queste preoccupazioni, queste paure,
queste emozioni anche un po' pesanti. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Abbiamo un 10 di bastoni e un 9 di bastoni. E che qui, per riuscire a ripristinare l'equilibrio, ci si deve togliere da dosso certe responsabilità. Allora, ci può anche essere qualche questione con la colpa, e quello che dico spesso è, quando vi sentite in colpa per qualche cosa, sostituite la parola colpa con responsabilità. È colpa mia? Verso è una mia responsabilità questa cosa qui. C'è come la voglia di... Mi verrebbe da dire di rassegnarsi, di gettare un po' la spugna, di chiudere con un tema. C'è voglia di tranquillità. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Probabilmente è il tema che vi preoccupa, che volete risolvere, insomma. Allora abbiamo un 4 di pentacoli e di nuovo un 6 di pentacoli. Allora ragazzi, devo dire che potrebbe esserci un certo tipo di progettualità all'interno di questa situazione o della relazione che state vivendo, ma è come se doveste prendervi voi in mano, eh, come se doveste prendere voi in mano le redini della situazione. E effettivamente c'è qualche cosa che vi preoccupa, può essere qualche vostra paura, magari di non essere all'altezza, ma qui semplicemente vi dicono prendete le cose in mano, fate un elenco, fate un programma, fate una sorta di eh, sì, elenco delle priorità, che cosa viene prima, di che cosa ho bisogno prima e che cosa invece può aspettare. Andiamo a vedere l'otto di pentacoli, perché l'otto di pentacoli è una carta che mi parla, guardate di nuovo, 3 di pentacoli, è una carta che mi parla di lavoro, di costanza, di quotidianità, di dedizione. Sì, è come se nella seconda parte della lettura, prendendo in mano un po' le redini, diciamo, della situazione, affrontando un po' quelle che potrebbero essere le responsabilità che non sono vostre, togliendovele, però effettivamente prendervi le vostre responsabilità, quelle che sì sono vostre, potrete iniziare a aprire la mente, mi viene da dire, a creare nuovi progetti, a creare anche nuove collaborazioni. Per qualcuno mi dicono si tratta di chiedere aiuto. Andiamo a vedere l'asso di coppe. 8 di pentacoli nuovamente. E 5 di... Guardate come si rincorrono le carte, ragazzi. 9 di spade, 9 di spade. 6 di pentacoli, dov'è che l'ho visto? 6 di pentacoli. Poi qua abbiamo 5 di spade, 5 di spade. 8 di pentacoli, 8 di pentacoli. 5 di bastoni, questo è, non di spade. Comunque ragazzi, devo dire che con questo asso di coppe e il 7 di coppe c'è come una sorta di apertura, di nuovo inizio, di nuovo... Potrebbe essere proprio questo nuovo progetto che lasciando indietro determinate cose, determinate idee, magari proprio in coppia, lasciando indietro determinate preoccupazioni, si riesce ad aprirsi al nuovo. Vi dico, potrebbe esserci come una sorta di fatica nel raggiungere l'obiettivo, ma parlando chiaro, mettendoci amore, mettendoci passione, mettendoci genuinità, purezza d'animo, potete anche fare dei lavori con la legge di attrazione, considerato l'asso di spade. Qui poi abbiamo il mondo, quindi qualche cosa mi dice che riuscirete a raggiungere il risultato che vi siete prefissi. Andiamo a vedere il prefissi o prefissati, non lo so, ma mi avete capito. Allora, prefissati, forse prefissi spagnolo.
Ok, abbiamo un sole e una temperanza per il 5 di bastoni. Di nuovo, qui si tratta di appianare, di mettere in equilibrio e mi viene anche un po' da dire di avere pazienza, ragazzi. Giustamente avete la carta dell'appeso, quindi tanto in là non andrete, cioè l'energia, eh, secondo me, arriva da marzo un po' veloce e poi qua rallenta, un pochettino, un po' per queste paturnie che tornano a galla e che invece avreste bisogno di lasciarvi indietro perché probabilmente non sono cose che riguardano voi, sono cose che riguardano magari altri. In realtà l'unica, diciamo, parte, zona un po' emotiva che sento della lettura è questa, come se nella seconda settimana ci fosse questa apertura del cuore. Qui in realtà sento che c'è una preoccupazione o inerente a una persona o inerente a una situazione e vi siete fatti carico fino ad adesso di un qualche tipo di responsabilità o colpa che in realtà non spettava a voi, ragazzi. Però ho come l'idea che gettando un po' la spugna, mollando un po' il colpo, più che gettando la spugna, cioè lasciando un po' andare le cose così, senza dover necessariamente controllare tutto, cioè da un lato, come vi dicevo prima, c'è la necessità di farlo, di organizzare, però poi una volta che si organizza, non è necessario un ipercontrollo. Sì, c'è un monitoraggio della cosa, perché comunque bisogna seguire questo scambio, bisogna seguire questo equilibrio per, se si vuole, come dire, concretizzare, mantenere nel lungo periodo, ci si deve lavorare con costanza. Però vi dico, ah, e vi dirò un'altra cosa, se siete single potrebbe nascere una storia d'amore interessante nel posto di lavoro, ragazzi. C'è comunque il mondo, c'è comunque un compimento, c'è un inizio e un raggiungimento di un risultato, nella seconda parte della lettura. Fatemi sapere poi nei commenti come vi risuona. Ok, allora ragazzi, andiamo a vedere un Ching o King, come dir si voglia, per questi sono troppi. Ok, prenderò questo. Il sesso. Allora, premetto che ho comprato carte e libro in due momenti diversi, in due posti diversi, quindi la traduzione di queste carte è diversa da quella che dice il libro. Però vado a leggervi anche quella che dice il libro perché mi sembra molto più interessante. Il salire verso l'alto. E la spiegazione di questa carta è: la sentenza, in generale, è favorevole per chi dimostri capacità e buona volontà. L'esagramma consiglia di darsi da fare e andare direttamente dalle persone che dirigono. Non bisogna avere timore di farlo e non farsi trattenere da scrupoli o vergogna. Faccio un attimo uno stop. Questa, ragazzi, potrebbe essere una persona a cui rivolgersi. Per qualcuno potrebbe anche vibrare così, eh? Andrà tutto bene, perché codeste persone ci accoglieranno e ci aiuteranno volentieri. L'importante è muoversi, mettersi in moto, impegnarsi con la massima alacrità. Il lavoro costante. L'ascesa dell'uomo saggio, l'ascesa dell'uomo saggio è fatta di silenziosa tenacia, poco a poco, granellino su granellino. Fiducioso e fermo, egli raggiunge il suo obiettivo e qui abbiamo la carta del mondo come carta finale, ragazzi, quindi direi che è proprio in linea. Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli che sono come dei mantra per migliorare, lavorare, scoprire l'amor proprio. Carta numero 25 e parla di meditazione. È un po' come dire still, non so che cosa voglia dire. Aspettate, ve lo cerco. Allora, ragazzi, l'ho cercato e il motivo per cui non riuscivo a tradurlo è perché still è nella mia testa è stato imparato come un avverbio ancora, però non ha molto senso tradotto così. Non so se
Se qualcuno sa come si traduce letteralmente, per favore lo scriva nei commenti, illumini la mia mente. Però diciamo che mi verrebbe da tradurlo come un azzittisco la mente e abbraccio il divino e mi arrendo al divino e mi lascio fluire al divino. Perché quando ho letto la traduzione mi è venuto in mente come se fosse anche un significato di ancoro la mia mente, come l'ancora della barca. Però in inglese la traduzione è un'altra. Quindi veramente, se qualcuno lo sa, illuminatemi. I still my mind. Va bene, comunque, al di là delle traduzioni, il senso è quello di placare la mente e di abbracciare il divino, ok? Va bene ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui con me, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione. Fatemelo comunque sapere con un like, con un commento. Se avete piacere di sostenere il canale potete iscrivervi, condividere o se avete piacere di iniziare un percorso di crescita con me potete abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!